In questo video vedremo l'intero processo della vinificazione. La prima fase è quella della vendemmia, della diraspatura e della pigiatura. Innanzitutto, dunque, la vendemmia, la raccolta dell'uva. Quando vendemmiare? Dipende chiaramente dalle zone e dal grado di maturazione desiderato per l'uva, che varia in funzione del vitigno e del prodotto che si vuole ottenere. Qui a Napoli il mese in cui si vendemmia è settembre, anche se a volte i tempi si anticipano. Infatti, se l'annata è troppo calda, la maturazione avviene prima. È vero che più a lungo l'uva resta sulla pianta, maggiore sarà il contenuto zuccherino e di sostanze aromatiche e coloranti, e minore sarà la loro acidità. Ma è vero anche che l'uva matura sulla pianta rappresenta il cibo ideale per uccelli, lucertole e formiche ed è più facilmente aggredibile da agenti patogeni. Quindi, quando l'annata è troppo calda, occorre dunque anticipare la vendemmia, che potrà avvenire anche il mese di agosto. Veniamo ora alla diraspatura e pigiatura. Gli acini vengono separati dai raspi. I raspi contengono elevate quantità di tannini, lignina e resine, che è meglio evitare vengano trasferiti al vino. Si procede poi alla spremitura degli acini, che noi effettuiamo con le mani, essendo limitata la quantità di uva da lavorare. La spremitura degli acini serve per separare il succo dalle vinacce, bucce e semi. Il succo d'uva rappresenta il mosto. La gradazione alcolica del mosto, appena finita la fase della pigiatura, è molto bassa, mentre la percentuale di zucchero è elevata, circa il 20%. Andiamo ora a misurare con un mostimetro la percentuale di zucchero presente nel mosto appena dopo la pigiatura. Siamo intorno al 18%. Lasceremo ora fermentare il vino e quando la percentuale di zucchero arriverà intorno all'1-2% vorrà dire che sarà il momento della svinatura. Veniamo ora alla fase della fermentazione alcolica. Tra le diverse fasi della preparazione del vino, la fermentazione alcolica è la più importante. Si tratta di un processo naturale grazie al quale il mosto si trasforma in vino. In altre parole, si ha una reazione a catena di fenomeni chimici attraverso i quali lo zucchero contenuto nelle uve viene convertito dagli enzimi del lievito in alcol etilico e anidride carbonica. Noi ci avvaliamo solo del lievito naturale presente sulle bucce, senza aggiungerne altro. Le bucce vengono fatte macerare con il mosto. Le bucce infatti sono indispensabili sia per la grande presenza di polifenoli, sia perché necessarie per la colorazione del vino, sia per fornire una certa percentuale tannica al vino. La fermentazione spinge le bucce in alto, si forma quello che si chiama il cappello. 2 volte al giorno occorre rompere il cappello. Bisogna cioè abbassare le bucce in modo da far continuare il contatto tra bucce e parte liquida. Questa operazione viene chiamata follatura. Ecco qui, abbiamo messo il mosto nel mostimetro e adesso misuriamo il grado zuccherino. Ricordiamo che 7 giorni fa era 18, vero? 18. Vediamo adesso quant'è. Ehi, è andato fino in giù. È 1 grado. Vabbè, quindi sì, si deve spillare, va. Prima di svinare abbiamo misurato il grado zuccherino del mosto. Dopo 7 giorni ci siamo resi conto che era giunto il momento di procedere. Con la fase della svinatura si separa il fiore del vino dalle parti solide, cioè dalle vinacce. Dopo la svinatura, nel contenitore rimangono le vinacce che verranno torchiate. Si mettono le vinacce in un torchio dove vengono pressate. In tal modo viene estratto la restante parte del vino trattenuto insieme alle parti solide. Ma perché è importante la torchiatura? Ma torchiandola
le vinacce, il vino viene più dolce o più acido? Cioè quello che torchiamo da venire alle vinacce. Viene più acido. Ma perché poi si fa quello? Questo non è il migliore per fare di più vino? Dobbiamo mischiarlo sempre perché fare la sennò non forza. tiene la forza. Ah, ho capito. Quindi è necessario fare la torchiatura del Certo, mosto. dobbiamo mischiare. E mischia, cioè la torchiatura delle Perché non poi non vinacce. fa il corpo, se no. Se no non è corposo. Non è, no. Va bene, allora non è, io pensavo solamente per farne un po' di più, invece No, proprio no, per no, dare no, anche no, forza, forza, forza al vino. Quindi, con la svinatura, il liquido viene fuori direttamente dal rubinetto del nostro contenitore. Con la torchiatura, invece, il liquido viene fuori dopo aver spremuto con il torchio le vinacce. Andremo poi a mischiare i due liquidi. Pertanto, il vino torchiato si mischia con il resto del vino svinato in precedenza e viene messo nella damigiana dove resterà fino a novembre. Ed ecco il nostro vino appena travasato nelle bottiglie, che adesso chiuderemo con dei tappi ermetici. Papà, sali che dobbiamo tappare il vino. Questa è una tappatrice per tappi a corone. Tappi a corona, eccoli qua. Ok. Puoi tappare tu, va? Sì. Che sei più capace. Tappo a corona sulla bottiglia, io mantengo la bottiglia. Vai. Un'altra stretta? Facciamo un'altra stretta per farla vedere. Ecco, perfetto, adesso è venuto tappato bene. Alright. Ecco qua, vediamo. Basta guardarlo da sopra, vedi? Bene, ecco qua, adesso è pronto per il conservarlo fin quando non andiamo a consumarlo.